Allora, questo è uno studio avanzato che ho fatto sulle spa. Ci sono due grandi spa, almeno nella zona mia del nord Italia, e ho cercato di fare un'analisi sul tema spa, quindi nel momento in cui uno volesse approcciarsi a questo, guardiamo un po' questo dal punto di vista anche di stelle volanti, eccetera. Allora, innanzitutto parliamo di una spa che sono l'Acquaria, che sono le terme di Catullo, così chiamate, famosissime terme antiche che sono nel lago di Garda, nel punto di Sirmione. Il Sirmione troviamo una domus antica, pianta rettangolare 54 avanti Cristo. Dicono terme di Catullo, in realtà non è la casa di Catullo questa, o le terme erano queste, ma abitava Catullo in zona, veniva anche lui a fare, diciamo, dei bagni, c'erano delle vasche vere e proprie con dei bagni e piscine riscaldate, quindi pensate quanto si arriva indietro col discorso romano. Poi hanno trovato, dopo è tutto fermato, in realtà loro usavano delle acque di solfure che venivano su, poi un sommozzatore ha trovato una parte termale appunto solforosa che zampillava fuori. Ancora oggi nel lago di Garda, in quel punto lì, c'è gente che si fa i bagni e si mette lì. Però hanno intubato questa acqua e l'hanno portata fino alle terme che sono qua Acquaria, quindi dalla zona, diciamo, alta, l'hanno portata fino giù in un'intubazione, hanno fatto un po' un sistema. E allora andiamo a vedere un po' questa acquaria che è molto famosa, vengono dall'estero, vengono a fare tantissime cure, cioè sono cure proprio acque di grande cura termale. Intanto la strada è una strada che scende, cioè la strada che dalle terme sopra antiche va fino alla parte di acquaria è tutta in discesa, la vediamo adesso come sta andando. Va in discesa, e arriva fino a questa specie di piazzetta. Dopodiché c'è tutta la strada che da Sirmione, da questa lingua che avete visto del lago, arriva tutta dritta, prima di curvare arriva qua. Cioè abbiamo una congiunzione di due grandi spinte. E qui c'è l'ingresso proprio della nostra sede. Cosa hanno messo? Una fontana con l'acqua termale, ovviamente la scritta anche, il logo, eccetera, e l'energia si spinge e va all'interno. Abbiamo una prima rotonda che fa un po' da mintanghe, poi dopo si spinge e va a finire, guardate dove, in una statua, proprio la linea precisa, è la statua del fondatore di queste terme. Non è un caso che finisce lì. Sono quelle cose che uno fa perché vuole essere visibile quando la gente arriva. Ecco, queste erano le terme nel 1896, quindi conservando la temperatura originale, ebbe però buon esito solo nel 1996, inizio del ventennio delle stelle, quindi sono andato a vedere un attimo le stelle quando fu fondata e quando fu usata. Quindi vedete che a base rimasta la posizione dell'ingresso era sempre quella, quindi mi sono basato su quell'ingresso, sotto a vedere un attimo la posizione. A partire da questa data l'attività termale di Sirmione si ampliò successivamente e divenne nota in tutta Europa, è un sud-est 3 storico. Ecco, adesso poi approfondiremo cosa si intende per storico. Vi farò capire il magnetismo come si muove e cambia. Intanto è giusta questa data, quindi quando costruirono il magnetismo era così, avevamo questa composizione. Quello che mi dà subito all'occhio è il fatto che ci troviamo con un 2 frontale, cioè quindi il 2 frontale è la cura. Siamo nel periodo 2 ed è anche un 2 ed è anche una casa perfetta. Quindi e il 2 è rimasto però frontale, quindi in qualche modo regge sempre questo tema della profonda cura dell'aspetto termale. Dopo la battuta d'arresto subita dall'economia a causa della prima e seconda guerra mondiale, la ripresa ebbe una tappa importante già nel 1948 con la costruzione del nuovo stabilimento termale Sud-Est 2 storico, quindi si è ampliata la cosa, quindi ho volato un'altra data. Però adesso vi farò capire come questo 2 si muove perché il magnetismo si muove e quindi riparte la nuova costruzione, la nuova partenza, è una mappa inversa, quindi è un 5 al fronte del periodo 5, quindi una mappa inversa, ma attiva la 3, ci sta attivando l'attività, diremo così, di molta gente che in qualche modo arriva. Però è una mappa inversa rispetto alla prima per poi arrivare al massimo del successo dal 2003, 8 prende forza con l'inaugurazione del centro acquario, 8 entrante, 1 riprenderà. Quindi era piccolina prima,
abbiamo diverse fasi qui di transizione. La prima è proprio cura termale, la 2, dopo la 3 è un periodo un po' così è inversa, dopodiché si ingrandisce e qui abbiamo tutta l'esposizione delle bacini di piscine verso queste zone, perché è tutte vetrate e fa entrare la 1, fa entrare la 8. Questa piscina qui abbiamo il 3 arriva fino qui, il 3 arriva fino qua, quindi anche tutta sta piscina che c'è tantissima gente qua fuori, lavora già sull'8, quindi hanno sviluppato questa piscina esterna nel periodo, quindi insomma hanno fatto una cosa che ha funzionato. Ovviamente non è che conoscevano il Feng Shui, ma questa cosa ha funzionato. È uno dei posti più rinomati d'Europa. Se avete occasione andateci perché bisogna prenotare, perché adesso è impossibile, 2 settimane prima devi farlo, è veramente, è bellissima perché hai la vista sul lago, è anche notturna, cioè nel senso che è raro avere delle situazioni esterne con vista sul lago in questo modo, c'è anche d'inverno, piove, vai fuori qua, è veramente bella. Parliamo di un altro parco termale, questo è Aquardens, così chiamato, costruzione molto particolare anche questo, è il parco termale più grande d'Europa per estensione d'acqua. Anche qua arrivano da tutta Europa, veramente tanta roba. Ci sono i campionati italiani di Aufguss, io conosco un po' tutti quanti perché sono un amante io di queste cose, acqua fredda, acqua calda, eccetera e fanno appunto campionati perché muovono queste cose in un modo spettacolare ed è un rito anche, un po' un rito sciamanico come quello che si faceva no, con le pietre calde no, negli indiani. Abbiamo delle location molto belle, delle saune particolarissime anche qua, questa è la sauna, quella con il sistema Bajams un po' russo, questa qua è un'altra sauna con altri nomi, eccetera. La cosa interessante è che Claudia Tajani è uno dei progettisti, ha fatto l'accademia, adesso mi piace iniziare a tirare fuori i nomi no, di tutti quelli che hanno stato nell'accademia, l'investimento è di circa 70 milioni di euro, quindi c'è tutta un'equipe che sta di investitori dietro questa cosa e questo devo dire che è altra bella questione, una delle più veramente, si sta sviluppando sempre di più, stanno costruendo tante parti ancora. La Claudia immagino che ha sviluppato anche tecniche da questo punto di vista nel comune di Pescatina. Fossa Fumara, tutto nacque perché il padre, il proprietario, aveva dei campi di pesche, mi sembra, e ogni tanto vedevi questo fumo che veniva su di odor di zolfo. Quindi era un campo che non lo voleva nessuno, c'era una cosa sfortunata. Finché poi fanno un'indagine, vanno a vedere un attimino e avevano capito che c'era l'acqua solfura che veniva da sotto, quindi hanno fatto tutta una serie di studi per vedere se la fattibilità, fino a quel punto ha fatto veramente una cosa miliardaria. Inaugurato il 12 luglio 2004, siamo nel periodo 8. Qua abbiamo invece la locazione, la strada che curva un attimino, quindi prende e porta in giù, quindi una strada anche valida. Abbiamo un rapporto montagna-acqua, un fiume Adige e il rapporto montagna-acqua qua come direzione, quindi non è male anche come posizione montagna-acqua, poi un po' di flusso arriva. Poi la strada anche ripiega un attimino e entra dentro qua con un grande mintank di parcheggio. Il parcheggio è questo qua frontale, ecco qua mettiamo le stelle del periodo 8 e già noto subito che tutta la parte del parcheggio va a sviluppare l'8, quindi l'8 mi lavora molto bene, il 9 pure nella parte del parcheggio, quindi ovviamente il baricentro di tutta la struttura ho fatto un'analisi di questa forma un po' strana, questo qua è un altro punto, il 9 quindi mi lavora bene col parcheggio, mi lavora bene l'8, siamo a posto, il 5 non è il massimo ma non è così sfruttato come parte e poi abbiamo un altro 6 che invece si sviluppa qua con l'acqua, quindi acqua che sviluppa il 6 metallo, però ok, queste sono le componenti maggiori ampliamento 2012, quindi questo è il 2004, c'è un ampliamento del 2012, siamo sempre nel periodo 8, quindi nel 2012 si sposta il baricentro, vedete il baricentro da qua va più in giù, quindi in qualche modo l'area del 5 va a prendere un po' di più, ma rimane sempre potentissimo l'ingresso 8-9. Adesso vi insegnerò una cosa, cioè nel senso che il magnetismo cambia, quindi siamo vicino a una cuspide e la cuspide fa scattare la mappa. Io sto facendo un lavoro nel lungo periodo, quindi cosa succede? Che quando mi scatta la cuspide e cambia la mappa, io qua ho un'altra configurazione. E che succede? Succede che ho un 6 d'ingresso, un 5 in altro parcheggio, quindi dovrebbero un po' non usare più questo parcheggio, usare forse più questo mi trovo un 9 invece e un 8 nel retro, quindi i punti di attività diventano molto nevralgici.
Quindi è un'altra composizione, cioè se prima mi trovo qui a ragionare che più afflusso di movimento di macchine mi va bene, adesso che costruiscono però va un po' meno bene, nel tempo questa costruzione porta fortuna perché porta allo sviluppo del 9-8 sulle attività. Però loro aprono sempre questa parte anche per il parcheggio, io se dovessi consigliare andrei ad aprire questa, però questa porta un 5, insomma con le giuste cure, ecco, fai una roba, o se no vai nella 1, vai più sotto ancora, mi chiudi questa parte, sviluppi più questo parcheggio di fondo, faccio un esempio per dire. Però la cosa interessante è comunque che si sostiene, cioè prima è il parcheggio che sostiene con l'ingresso, poi l'ingresso invece diminuisce col 6, ma sostiene il retro con le attività 9-8 per quello sviluppo che stanno facendo, quindi va avanti fino a 35 anni e oltre, c'è una struttura che regge anche nel tempo.